Nello scorso tutorial abbiamo visto come creare dei materiali emissivi per simulare un effetto neon e abbiamo poi compattato le espressioni utilizzate nei materiali in delle material function, cioè in dei mattoncini riutilizzabili. Adesso vogliamo fare un passo oltre. Voglio vedere come creare un materiale emissivo per una luce, sì, e renderlo animato, quindi poterlo muovere in maniera infinita, per così dire, come nell'effetto che adesso vi faccio vedere in un istante. Voglio ottenere un effetto simile, in cui cioè la mia luce si muove in maniera infinita lungo la mia mesh. Importante che abbiate delle coordinate di mappatura create con cognizione di causa, cioè pensate come se stesse srotolando, come se stesse aprendo la vostra lampada, il vostro cilindro, il vostro LED. Possiamo usare due canali di mappatura, un canale per la texture, che è il principale, e un canale secondario, il canale 2 di solito, che in realtà diventerà il canale 1, soltanto per questa maschera. Comunque non confondetevi, nel tutorial userò un solo canale per entrambe le funzioni, sappiate solo che potete usarne più di uno. Allora, questo a schermo, il materiale con cui andremo a lavorare è un materiale emissivo, è basato parzialmente su quanto visto nello scorso episodio, materiali emissivi con Sfarfallio. Stavolta abbiamo questo alabastro traslucido, quindi ho usato il Substrate Material System. Ho attaccato uno slab, quindi uno strato dentro il front material pin. Lo slab è fatto con due semplici texture, albedo e roughness, e ho caricato l'albedo anche nel canale Min Free Path. La cosa che rimane poi identica o quasi è tutto ciò che viene attaccato al pin emissive, per cui ho un colore che viene mediato da due material function, già osservate, ripeto l'altra volta, il Fresnel effect e il flickering, lo sfarfallio. Quello che andrò a fare adesso cos'è? Voglio moltiplicare, quindi voglio aggiungere qua un nodo moltiplica, quello che vado a mettere sull'emissive per una maschera, per una mappa in bianco e nero, e andare a muovere questa maschera, quindi sarà la cosa che andrò realmente ad animare. Ok, devo adesso creare la maschera che utilizzerò per far viaggiare il materiale all'interno della mesh. Per questo posso usare un qualunque programma, io ho usato Photoshop, ho aperto un nuovo documento 512x512 pixel, a quel punto creo un gradiente lineare del tipo a specchio che parte dal centro e finisce all'estremo della texture, e lo salvo come PNG a 16 bit perché voglio che non venga seghettato, che non si notino artefatti. Io l'ho già importato, quindi posso adesso andare dentro la mia cartellina texture o il mio mask emissive e lo trascino direttamente dentro il material graph. Bene, a questo punto creiamo l'ennesimo nodo moltiplica che diventa il nostro nodo preferito. Lo cerco con M più clic, oppure tiro fuori lo spaghetto e cerco multiply. Texture coordinate, nodo per le coordinate. In questo caso l'index è 0, potrebbe anche essere 1 se ho usato un canale di mappatura specifico per la maschera. Potrebbe anche essere che ho un canale per le texture sullo 0 e uno per la maschera sul canale 1. Scelta mia. Lo moltiplico per un parametro scalare per poter fare la maschera più o meno fitta, e infine utilizzo un bellissimo nodo panner. Questo nodo panner è un nodo magico molto interessante. Se infatti premo preview, cosa fa panner? Quando modifico la velocità su x o su y, la maschera si muove. Quello che in realtà sto animando non è la maschera, ma sto animando le coordinate. Quindi il nodo panner quello che fa è animare le coordinate UV, che vuol dire sostanzialmente muovere la texture, creando questa illusione di movimento. Capite allora perché le coordinate UV, avere un buon unwrap è fondamentale per questo tipo di tecnica. Molto bene. Adesso, per come ho generato il gradiente, a me serve soltanto una velocità lungo l'asse Y, ma poteva anche essere che avevo un gradiente orientato al contrario, quindi mi serviva su X. Creo allora due variabili, una per la velocità sull'asse X e una per la velocità sull'asse Y, e li andrò a nutrire, li andrò a inserire dentro Panner. Al momento a me servirà soltanto quella su Y, però essendo il mio materiale genitore generico e voglio che funzioni in tutte le casistiche, utilizzerò entrambi i parametri, quindi creo due parametri scalari, speed x, speed y, e dovrò unirli mantenendoli però separati come coordinate, x, y. Il modo per fare questo, per unire due costanti, due variabili, due valori
mantenendole separate, il nodo append, che sostanzialmente fa questo, anche come suggerisce il suono, anche se non è la traduzione corretta, appende un valore all'altro, diciamo che li va a correlare. Lo inserisco sulla speed di Panner, a questo punto creo il mio riquadro, ho praticamente finito, la chiamo animated mask questo riquadro, e vado a ricollegare il nodo moltiplica sul channel emissi. Compilo il materiale, apro il material instance e andrò subito a vedere cosa succede. Per il momento aumento la luminosità, la brightness, quindi vedo già che il gradiente sta funzionando perché distribuisce la luce in maniera sfumata. Come aumento la velocità lungo l'asse Y, la mia luce comincia a muoversi, ma ripeto, quello che si sta muovendo non è tanto la luce quanto le coordinate UV della stessa maschera. Aumentando la tailing mask posso avere più o meno ripetizione dello stesso gradiente, posso cambiare colore, posso avere effetti molto interessanti. Questo è quindi l'effetto che ho ottenuto nella mia lampada. Ho una luce che viaggia all'interno in maniera infinita senza mai fermarsi. Quindi cosa ho fatto? Ho animato la luce attraverso una maschera. La cosa che in realtà si sta muovendo sono le coordinate UV della maschera, quindi sto muovendo questo gradiente lungo la mia lampada in maniera infinita. Lo muovo lungo un solo asse, in base al tipo di maschera che sto usando e al tipo di geometria posso muoverlo lungo più assi. L'effetto è sicuramente interessante e si adatta a tantissimi casi, da un nastro trasportatore a una linea di forza. Veramente il limite è soltanto la fantasia, però ecco, questo è uno di quei nodi da effetto speciale molto interessante e magari poco conosciuto. Spero che anche stavolta abbiate imparato qualcosa e, come diciamo qui, a buon rendering, alla prossima puntata.